Controller PS5 con analogico che dà problemi. Guardate un pochettino. Come possiamo vedere non sta mai al centro, ma tende sempre a spostarsi tra destra e sinistra e quindi abbiamo un'anomalia. Molto probabilmente è un problema nel potenziometro e quindi di conseguenza bisognerà o pulirlo o nel caso più estremo bisognerà sostituirlo. Ok, allora adesso bisognerà smontare il controller e arrivare direttamente all'analogico per pulire il potenziometro. Allora, prendiamo uno strumentino. Ok, uno. Ok, due. Prendiamo questo. Ok. OK. Allora questo lo mettiamo qui, questo qui che è l'R1. Ok, dopo andiamo a togliere questa vite qui e questa vite qui. Ok, fatto questo possiamo andare adesso ad aprirlo, eccolo qui. Ok, qui abbiamo la nostra cara batteria che andrò a disconnettere. Perfetto. Massima attenzione perché questi qui si possono rompere. Dobbiamo tirare via anche questo. Ok, anche questo qui è stato tirato via e adesso uno, due. Allora il problema ce lo abbiamo in questo qui, quindi a prescindere bisognerà dissaldare tutto partendo dal basso, rosso, nero, verde, giallo. Una volta dissaldato tutto possiamo tirare via questo e quindi spostiamo tutto il resto. Ok, quindi abbiamo detto che il problema è il sinistro, quindi questo qui. Tiriamo via questo. Ok, allora adesso dovrò leggermente aprire questa parte per tirar via la testa. Dobbiamo togliere il potenziometro.
molta attenzione. Ok, allora adesso andiamo a tirar via questo qui. Questo è l'imputato. Ok, a questo punto puliamo con alcol isopropilico. Andiamo direttamente così. Facciamo una pulizia. Ok, adesso facciamo una piccola pulizia anche qua dentro. Perfetto, una volta fatto questo, fatto una piccola pulizia, non ci rimane che richiudere il tutto, saldare e vedere un pochettino come si comporta. Una volta fatta la calibrazione possiamo vedere che adesso gli analogici sono perfettamente allineati. Quello che andrò a fare adesso sarà sostituire praticamente tutto l'analogico, che è compreso di potenziometro. Quindi bisognerà dissaldare tutto e saldare quello lì nuovo. Primo step, andrò a rinfrescare i punti di saldatura, quindi andiamo a mettere un po' di flussante in quelli che sono i punti di saldatura interessati. Una volta fatto questo, andiamo allora. Una volta fatto questo andiamo a ripassare i punti di saldatura. Ok, 1, 2, ok, adesso si può dissaldare. Allora, iniziamo subito. Andiamo a togliere questo qui. Ok, una volta tolto il vecchio, messo quello nuovo, adesso mettiamo un po' di flussante e iniziamo a fare tutti i punti di saldatura. Anche qui. Accertiamoci che sia sceso tutto per bene. Ok.
possiamo procedere a saltare. Allora, ok, tutti i punti sono stati fatti. Ripassiamo un pochettino qui dove andremo poi a saldare i suoi fili. Ok, ok. Perfetto, adesso non rimane che fare una pulizia e possiamo rimettiamo questo qui adesso, perfetto. Non ci rimane che montarlo. Come possiamo vedere adesso rimane perfettamente fermo, non c'è nessun tipo di oscillazione a meno che non andiamo a toccarlo e quindi perfetto. Adesso è perfettamente funzionante. Possiamo vedere adesso il cursore rimane fermo senza spostarsi, a meno che noi gli diamo l'input, ma lui rimane fermo al centro, nella sua posizione. Come possiamo vedere, la riparazione è avvenuta con successo.